ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non si sapeva se ci sarebbe stato questo nuovo appuntamento, ma abbiamo deciso in ogni caso, asciutto bagnato, di correre. Stamattina voi non l'avete visto, abbiamo fatto un warm up perché ieri hanno annullato l'ultima qualifica e sul bagnato, come sapete, vado molto forte, guidando praticamente solo con un braccio. Sono riuscito a essere molto competitivo con la moto assemblata veramente in queste ore e la stiamo ancora mettendo a posto perché c'è delle cose che non vanno bene. Sarà tutto nuovo, entrerò in pista per la prima volta con la moto assemblata nelle ultime ore. Sarà veramente complicato anche perché sul bagnato potevo permettermi di non usare il braccio, ma sull'asciutto bisogna, sapete meglio di me quanto è fisico andare forte in moto. Ho 3 punti che tirano da paura messi ieri, mi fa un male incredibile. Ieri avevo il tendine dell'epicondilo scoperto e non era un bel vedere. Adesso come vedete perde un po' di sangue, ma ci siamo. Partire ultimo sull'asciutto e recuperare in soli 10 giri sarà veramente, ma veramente complicato. Però dai, ci proviamo. Per chi non ha visto l'ultimo video, parto ultimo perché nel mio giro migliore ieri in qualifica sono scivolato ed era il primo cronometrato, quindi in poche parole è come se io non avessi partecipato alle qualifiche. Quindi per colpa di questo, uno, non correrò con l'HP4 che è lì ed è disintegrata. Se non avete visto il video andate a vederlo, è quello prima di questo, ve lo lascio comunque qui sotto. E correremo invece con una moto assemblata un po' all'ultimo momento, di sicuro non competitiva con la HP4 e non mia. I ragazzi comunque hanno fatto un lavoro incredibile, hanno messo in piedi una moto da zero in pochissimo tempo. Quindi l'unica cosa che posso fare per ringraziarli e per onorarli è entrare in pista e fare del mio meglio. Prima volta per me in ultima posizione, non so veramente cosa aspettarmi. 36 moto di fronte a me da passare, moto sconosciuta, senza assetto, senza aver fatto nessun tipo di messa a punto, sarà dura. Mamma mia, ma che mezzo giro sto facendo? È 17esimo. Salvadori è già 17esimo. Cosa l'hanno tirato con la molla?
con questa moto qui prima partiva male, con questa moto qui mi ha detto che parte bene, e si è visto perché ha recuperato 15 posizioni, no, 12, 13, era 35esimo, cioè era ultimo, sì. E 17esimo e già a ridosso della zona punti. Sì, diciamo stavo che... per dire, vediamo, seguiamo anche la gara di Salvadori, che sicuramente darà vita a una gara rimonta. Non pensavo, l'ho visto comparire molto presto nel gruppo, ho detto ma vediamo, e invece è già là, lo abbiamo visto comparire con la BMW del Bergklass Racing. Non ho voluto osare sul curvone perché sappiamo bene cosa è successo l'altro giorno, però non so veramente quanta gente ho passato, ma secondo me appunto sono attorno alla 25esima, 20esima posizione dopo essere partito 35esimo. È già in zona punti, ho vinto la scommessa. 14esimo, sì, ma davvero una partenza incredibile. Ok, allora non so veramente ancora in che posizione sono, però davanti ce ne sono un po', ma non sono tantissimi. Quindi secondo me sono più o meno a metà gruppo. Adesso c'è questo spazio da andare a chiudere il prima possibile, ma ho un problema. La temperatura dell'acqua sta salendo già in modo vertiginoso. Speriamo che comunque regga e che non salga oltre i 105-107 gradi. In questo giro che sto spingendo di più rispetto a quelli precedenti, con pista libera, mi sto accorgendo che la moto non segue quello che sto dicendo. Sto rischiando molto sul davanti, la posizione di guida non è quella a cui sono abituato, è complicato. Ma comunque sto girando abbastanza forte, sono vicino ai tempi che abbiamo fatto con la KT4. Questo è un mezzo miracolo. Ci siamo, gli sono già sotto, ma purtroppo l'acqua è alle stelle. Siamo sui 110-112 gradi, so già che dovrò ritirarmi. Io, finché la moto non mi dà segni di cedimento, continuo ad andare. Appena avvertirò un minimo segnale di perdita di potenza o di problema particolare, ovviamente mi fermerò. Prosegue nella sua rimonta, adesso ha riguadagnato ancora una posizione ed è 13esimo, staccato di 8 secondi e 6 dai primi, che considerando tutto non sono neanche molti. Qui si...
Purtroppo in questi giri facevo finta di niente, ma sapevo che la fine sarebbe stata questa. Inutile arrabbiarsi con qualcuno, se non con me stesso, perché i problemi che sono usciti in gara derivano dal mio errore fatto nelle qualifiche e con conseguente distruzione della moto. Il team ha fatto il massimo, inutile fasciarsi la testa, inutile star qui a dire poteva andare diversamente. Le gare sono queste. Venerdì eravamo i più veloci in pista, eravamo lanciatissimi per la prima vittoria dell'HP4 in gara in un campionato veramente competitivo e ci siamo ritrovati con un pugno di mosche in mano. Vediamo adesso come andrà, vediamo che moto BMW deciderà di farci usare per le ultime gare e come al solito cercheremo di fare il meglio e cercheremo di concretizzare questa velocità che è molto migliore rispetto all'anno scorso, ma che a risultati per adesso, a parte i 2 podi di inizio anno, non siamo riusciti a trasformarla in risultati. Che dire ragazzi, io ho dato come al solito tutto, purtroppo succedono queste cose quando metti su una moto dal nulla in poco tempo. Avevo l'acqua che era altissima, è andata a 115 gradi, non si sa ancora bene perché, lo vedremo, e il freno che non era il solito che avevo, dopo pochi giri andava giù e avevo la leva già molto lontana. Comunque, dato che c'era sia un problema sia l'altro, ho deciso di fermarmi, anche perché era inutile, la moto stava iniziando ad andare in protezione, non andava più sul dritto e quindi era completamente inutile. Le rimonte, a quanto sembra, non vogliono farmele finire. E che possiamo farci ragazzi? Adesso si va in vacanza, io per fortuna, a parte il braccio che mi fa un male della Madonna e ho i punti che adesso dovrò andare a vedere, secondo me si sono strappati, perché quando sei in moto con l'adrenalina senti molto poco, però adesso mi fa veramente male. Comunque dicevamo, si va in vacanza, io sono fortunato a potermi permettere di andare in spiaggia dopo il volo che ho fatto, quindi guardiamo il lato positivo. Come al solito, se questa mega rimonta vi ha emozionato e se il video in generale vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale e tutti gli altri social che vi lascio qui sotto, come Twitch e tutto il resto, perché ho fatto vedere la gara live e un sacco di altre cose. Quindi gas e ci vediamo al prossimo video.